Le ultime notizie sull'Inter le condensiamo in pochi minuti in uno dei format più richiesti qua sul nostro canale. Allora ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto di oggi in cui voglio aggiungere un pezzettino a due notizie che abbiamo già trattato nelle scorse ore. La prima è relativa alla polemica social che si sta scatenando in queste ore su Lautaro Martinez, ma io ragazzi vi avevo avvertiti, vi avevo messo in guardia che sarebbe successo, ovvero avevo detto quando le altre tifoserie si renderanno conto che Lautaro Martinez non può essere squalificato, ecco, prepariamoci che ne diranno di tutti i colori. Ed eccoci qua, e ci siamo, ed era ampiamente previsto. Come dicevamo, in assenza di audio che certifichino la bestemmia di Lautaro Martinez nel finale di Juventus-Inter, ecco che non può essere squalificato. Rimane un gesto che personalmente non mi piace, mi dà anche abbastanza fastidio, senza voler fare moralismi vari, però personalmente non è una cosa che gradisco, ecco, soprattutto davanti alle telecamere, però da regolamento, cosa che spesso in tanti si dimenticano, non può essere squalificato e tutti quanti i tifosi delle altre squadre, come vediamo, sono sempre lì pronti a parare, sono partiti con i complotti, Marotta League, eccetera, eccetera. A testimoniare ancora una volta di come avesse ragione Simone Inzaghi qualche giorno fa quando aveva detto che gli episodi che danneggiano l'Inter, se non diamo rilievo noi, per esempio qua su Passione Inter e non solo, hanno sempre un peso minore a livello mediatico, mentre dall'altro lato sull'Inter ci si accanisce e soprattutto, ripeto, ci si dimentica del regolamento, perché come dicevo anche nelle scorse ore, guardate che l'anno scorso Cristante della Roma ha fatto una cosa identica, beccato dalle telecamere, non è stato poi squalificato perché non c'era appunto alcun audio a disposizione. Ma poi su X mi hanno girato un altro video in cui addirittura è cambiato della Juventus proprio in Inter Juve dell'andata a fare la stessa identica cosa, una bestemmia ripresa in diretta TV, non c'era l'audio, non è stato squalificato, nessuno però ne sta più parlando, nessuno dice più nulla. Quindi vorrei capire con quale faccia ecco, i juventini parlano di Lautaro Martinez oggi, anche se sappiamo bene che la coerenza appartiene poco a quel mondo bianco-nero. Detto questo, se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti e lasciate anche un mi piace così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro progetto, ricordandovi anche della novità che abbiamo appena lanciato, abbiamo rinnovato i nomi dei nostri livelli di abbonamento su YouTube, visto che stiamo preparando altre novità che arriveranno, quindi date un'occhiata cliccando sul tasto abbonati se vi va di supportare il nostro progetto e accedere ai vantaggi della piattaforma YouTube sul nostro canale. L'altra notizia a cui volevo aggiungere una parte, come detto, è relativa invece alle parole di Henrikh Mkhitaryan post Juventus Inter, parole di cui si è ampiamente discusso, ne abbiamo ampiamente parlato anche noi. In tanti ho visto che siete d'accordo con me da quello che mi avete scritto sui social e nei commenti, qualcuno invece soprattutto su Facebook, su Facebook sono sempre tutti molto più nervosi, ma prima o poi chiuderà e me lo auguro che chiuderà quel social. Comunque qualcuno lì su Facebook mi ha insultato anche in maniera abbastanza forte dicendomi che non sono nessuno, diciamo, silenzio un po' quello che mi è stato detto per parlare così di Henrikh Mkhitaryan. Ed è vero, assolutamente, io non sono assolutamente nessuno, non ho il diritto, ecco, di insultare nessun altro, assolutamente, soprattutto un ragazzo che ritengo molto intelligente come Henrikh Mkhitaryan. Allo stesso tempo nel mio spazio, ovvero il nostro canale, penso di poter dire la mia e penso soprattutto di avere il diritto di commentare delle parole di Mkhitaryan che ho definito gravi e preoccupanti, ma non è grave che Mkhitaryan vada a dire quella cosa, non è grave in sé il fatto che Mkhitaryan dica quelle cose che, ripeto, è un ragazzo molto intelligente che può dire quello che ritiene più opportuno e soprattutto penso sia in grado di misurare quello che vuole andare a dire in un certo momento. Dal mio punto di vista però, dal mio punto di vista di tifoso dell'Inter innanzitutto, è preoccupante, come ho spiegato poi di nuovo, ehm, cioè quello che c'è a monte rispetto a questo messaggio, ovvero pensare che questa squadra si senta troppo forte e perda dei punti preziosissimi in un momento della stagione per questo suo sentirsi troppo forte. Questa è la cosa che per me da tifoso è grave e preoccupante. Questa era la mia opinione e continuo a ribadirla. Dopo uno scudetto vinto come l'anno scorso capisco un po' di calo fisiologico, ma il sentirsi appagati è una cosa che mi fa veramente riflettere sui valori di questa squadra, anche in previsione di un prossimo futuro in cui ci stiamo preparando ad un mercato, quello estivo, che sarà piuttosto movimentato nelle scelte tra chi rimarrà e chi va invece sostituito. Ora, c'è chi dice che, le parole di Mkhitaryan siano state un modo per attaccare alcuni compagni di squadra o comunque per metterli di fronte a questa evidenza, ma, come detto lo avrebbe fatto in modo elegante mettendosi anche, dentro lui in questo discorso. C'è chi dice
che in realtà sia un modo anche per giustificare un crollo fisico che starebbe avendo la squadra, e da lì, si dice che questo spiegherebbe il perché, dell'Inter quest'anno subisca spesso gol nei finali di partita, ma secondo me questa cosa si smentisce abbastanza presto con partite per esempio come il derby e non solo, dove l'Inter è cresciuta poi nel finale. Quindi alla condizione fisica ci sono delle questioni fisiche da commentare, però per me rimane soprattutto un problema di testa che viene evidenziato pubblicamente da Mkhitaryan e prima di lui da altri giocatori dell'Inter come Bastoni e non solo. Tant'è che, come è emerso in queste ore, lo ha scritto la Gazzetta dello Sport, ma lo hanno confermato anche altri giornalisti molto vicini all'Inter, in società all'Inter non si sono arrabbiati a quanto pare per le parole di Mkhitaryan, non ci saranno provvedimenti, anzi secondo me nei fatti più di qualcuno in dirigenza all'Inter e nello staff condivide, concorda con il pensiero di Mkhitaryan. Tant'è che, ricorderete dopo la Fiorentina c'è stato, un paio di giorni, un forte attacco mediatico all'Inter e in particolar modo a Simone Inzaghi e, diversi giornalisti, a partire da Sandro Piccinini, se non sbaglio è stato lui il primo a dirlo, ma non solo lui, ecco diversi giornalisti hanno ipotizzato che fosse qualcosa di addirittura uscito dalla dirigenza dell'Inter per poter dare una scossa soprattutto ad Inzaghi, come era avvenuto nel 2023 per esempio. E oggi ad Appiano, si è presentata la dirigenza al completo come, accade quasi quotidianamente, questo sì, ma questa volta c'era anche il presidente Marotta che da quando è presidente partecipa un pochino meno a questi, incontri che avvengono alla Pinetina. Quindi non è stato anche qua chiariamo un attimo, non è che c'è stato un incontro tipo, un vertice tra le grandi potenze geopolitiche con le ambasciate per discutere, eccetera, eccetera, però sicuramente, vista la tempistica con cui Marotta torna da Piano, è un segnale comunque che si vuole mandare, questo assolutamente sì. Anche perché non so cosa ne pensate voi, ma Inter-Genoa di sabato a questo punto diventa la partita più importante dell'anno, dal mio punto di vista, perché l'Inter è sempre ripartita fino a qua dopo le sconfitte e dopo il KO pesante di Firenze avevamo questa attenzione sulla possibilità di rigiocare subito con la Fiorentina che secondo me ha dato qualcosina in più, quella voglia di rivalsa contro la Fiorentina. Abbiamo visto un Inter che, ha aggredito la Fiorentina, ha controllato la partita e avrebbe meritato di vincerla nettamente, eppure la porta a casa con un 2-1. Cioè non è che hai dilagato, è stato un 2-1 comunque, non dico teso perché non abbiamo rischiato, ma è un 2-1 comunque, non hai dilagato appunto, pur essendo forte, pur avendo giocato molto bene e con tanta cattiveria agonistica. Quindi, questa che è arrivata con la Juventus è un'altra botta importante su cui potrai rimuginare sopra e lavorare sopra per una settimana e vai ad affrontare una squadra come il Genoa che continua a macinare punti, una squadra che è ben organizzata, che può dare assolutamente fastidio. Quindi, è soprattutto una partita in cui secondo me, devi andare a dare un messaggio di testa in primis e non basterà vincere dal mio punto di vista, perché, bisognerà scacciare veramente quei dubbi che si sono insinuati in questo momento e mettere pressione al Napoli che giocherà dopo di noi se non sbaglio, e giocherà a Como. Quindi, anche per loro potrebbe essere una sfida non semplice in trasferta. Quindi l'Inter deve dare una risposta e fugare tanti dubbi, soprattutto deve ritrovare la serenità, la tranquillità dal punto di vista della testa. È un po' come dicevo l'anno scorso quando il duello scudetto stava entrando nel vivo con la Juventus e Allegri provava con le sue dichiarazioni ad innervosire l'Inter. Perché? Perché aveva capito che se l'Inter andava fuori giri, soprattutto di testa, potevamo finire per farci del male da soli per certi versi o comunque poteva approfittarne. Quest'anno per me è una situazione abbastanza simile perché, c'è sempre una squadra, che non gioca la Champions, non gioca le coppe come il Napoli e secondo me se il campionato finisce in caciara, diciamo così, sui nervosismi e si alzano i toni, è più probabile che se lo prenda Conte piuttosto che l'Inter di Inzaghi, un campionato di caos secondo me. E se facciamo il nostro invece, focalizzati, umiltà e lavoro, ce lo riprendiamo noi. Poi chiaramente accennavo prima, lo riprendo adesso, c'è il tema del dover ritrovare al 100% anche i principali protagonisti di questa Inter, da qui non se ne esce, cioè qualsiasi squadra senza i suoi migliori giocatori al 100% avrebbe delle difficoltà. Figuriamoci chiaramente questa Inter dove Thuram deve smaltire questo problema alla caviglia, Di Marco nella prima parte di stagione è stato uno dei migliori, adesso è in un momento di flessione, soprattutto Çalhanoğlu però è il tema. Sono, iniziati vari processi ora sui social e non solo, sui quotidiani anche su Çalhanoğlu. Oggi i giornali riportavano i dati di Ciala
dati che sono crollati su occasioni create e palloni recuperati, è evidente che è ancora in ritardo di condizione dopo l'infortunio e un Inter che passa totalmente dal gioco ha troppo bisogno di giocatori che la facciano girare bene. E su questo tema mi viene in mente che 2 cose mi vengono in mente. Su Calhanoglu forse si è fatto un po' lo stesso errore che sia stato fatto a inizio anno su Lautaro Martinez, cioè che sia l'Inter che il giocatore stesso hanno un po' forzato i tempi per rientrare presto, anche se non era al top, e poi questa cosa Lautaro Martinez l'ha pagata nell'immediato e al momento la sta pagando Calhanoglu. Nel club di Passione Inter poi stavamo dicendo anche che nell'anno della finale di Champions, quando c'erano stati problemi per Brozovic, avevamo paura che la stagione potesse crollare con questa assenza così importante, e poi invece si è trovata la soluzione di Calhanoglu lì davanti alla difesa. Quindi se Ciala continua ad avere difficoltà, qualcuno diceva nel club bisognerebbe puntare con insistenza con Zielinski in questo momento. Non so voi che ne pensate, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Altri dicevano invece che questo, se confermato su Ciala, sarebbe uno dei limiti di Inzaghi, cioè quello di affidarsi troppo ad alcuni dei suoi fedelissimi, come su DAZN per esempio ha più volte criticato anche Marco Parolo, che ha lavorato molto con Inzaghi alla Lazio. Può essere, può essere. Fatto sta che, io su Inzaghi ribadisco, Inzaghi ha sicuramente dei limiti, ha sicuramente dei difetti, ma rimane per me il valore aggiunto di questa Inter. Rimane, anzi, forse ecco, con il suo lavoro ha fatto accadere quello che ha detto Mkhitaryan, cioè grazie al gioco che ha portato Inzaghi qualcuno si sente troppo più forte di quello che è in realtà. Io continuo a dire una cosa per cui in tanti si sono scandalizzati qualche mese fa, in cui tanti si sono arrabbiati più volte quest'anno, ovvero che, facendo un esempio, per valori il gap tecnico tra Inter e Milan secondo me non è più così ampio, anzi l'attacco che ha il Milan l'Inter non ce l'ha in termini di profondità e di soluzioni differenti, assolutamente. Eppure in campionato sono 13 punti dietro loro, in Champions League noi siamo arrivati quarti su 36 squadre, loro sono ai playoff che devono affrontare, quindi hanno dei demeriti loro sicuramente, ma bisogna dare tanti meriti secondo me anche al lavoro di Inzaghi, che ha portato l'Inter ad un altro livello, nonostante per valori il gap non sia così ampio secondo me. Detto questo, vediamo adesso cosa fanno in Champions tra l'altro. Ho la sensazione che Juve e Milan passeranno il turno e quindi incroceremo una delle due agli ottavi di finale di Champions League e sarà veramente tosta da reggere, per cui focus sul Genoa adesso, massima umiltà e lavoro perché sarà veramente importante. Tra l'altro questa sarà la seconda settimana piena in cui potremo lavorare alla gara col Genoa. Io ribadisco una cosa che in queste ore qualcuno sta un po' dimenticando, tutti a dire: la Juventus ha giocato anche in Champions e noi non abbiamo sfruttato questo vantaggio". La Juventus ha giocato in Champions 24 ore dopo rispetto alla partita dell'Inter con la Fiorentina, quindi abbiamo avuto 24 ore di vantaggio, mica 10.000, ma soprattutto se consideriamo gli ultimi 10 giorni, l'Inter e la Juventus hanno giocato lo stesso identico numero di partite. Dal 6 febbraio al 16 febbraio 4 partite a testa, con l'Inter che tra l'altro ha avuto quel recupero molto intenso con la Fiorentina, e la Juventus la Champions l'ha giocata in casa, quindi eravamo lì, per cui non vale questa cosa e questo discorso più di tanto. Detto che rimane una partita in cui io continuo a dire il problema è stato soprattutto la mancanza di precisione sotto porta, e l'Inter ha creato molto più di quello che in tanti si ricorderanno da questa gara, e rimane una partita che mi ha fatto arrabbiare meno di quella di Firenze per come si è sviluppata. Voglio sapere la vostra. Tra l'altro nel club di Passione Inter la discussione in queste ore, come potete immaginare, è animatissima, quindi in descrizione trovate il link per entrare a far parte della nostra community. Se vi va di supportare il nostro progetto, se vi piace quello che facciamo, come sapete il nostro è un progetto totalmente indipendente che ogni giorno vi porta nuovi contenuti e lo può fare solo grazie al vostro supporto e ai vostri abbonamenti. Se non ci fosse il club, se non ci fosse il sostegno dei nostri abbonati del club, Passione Inter chiuderebbe. Quindi mi raccomando, supportateci, se vi va, link in descrizione per accedere a tutti i vantaggi fin da subito, anche con la novità dell'abbonamento mensile molto più flessibile, con cui accedete a tutti i vantaggi e state a contatto con noi e partecipate alle nostre iniziative esclusive, e poi decidete se rimanere, ma sono sicuro che rimarrete. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi invito a cliccare qui.